Stefan De Vrij ha detto sì al rinnovo di contratto proposto dall'Inter. Questa è la notizia lanciata in queste ore dalla Gazzetta dello Sport, l'ha confermata poi anche Sky, la trovate in copertina sul nostro sito passioninter.com. De Vrij in scadenza di contratto al termine di questa stagione, dopo alcune settimane di riflessioni avrebbe ormai deciso quindi di firmare il contratto proposto dall'Inter. 2 stagioni, quindi fino al 2025, a circa 4 milioni di euro, che sono più o meno le cifre che percepisce annualmente già in questo contratto, quindi 4 milioni all'anno come stava già percependo. Nel club di Passione Inter si è quindi infiammata la discussione, perché il calciomercato, il tema dei rinnovi sono sempre temi che fanno molto discutere, ovviamente, soprattutto su De Vrij. Però è un nome, devo dire, che è al centro di molte riflessioni da parte della nostra community già da tempo. In questo episodio quindi voglio prendermi qualche minuto per darvi anche la mia opinione su questo rinnovo, che, per come la vedo io, lancia un segnale molto importante su cosa dobbiamo aspettarci e può rappresentare anche un indizio sul prossimo futuro dell'Inter. Adesso vi spiego perché. Amiche ed amici passioniteristi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Subito un bel mi piace al nostro contenuto, e se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti. Mi raccomando, iscrivetevi, siamo quasi ai 50.000, quindi vi aspettiamo per raggiungere insieme questo grande traguardo. Come detto, discussioni con due schieramenti opposti, come capita praticamente sempre in casa Inter, tra chi dice che tutto sommato quella di rinnovare De Vrij è una buona scelta e chi invece ritiene che sia un errore clamoroso. Io voglio fare un ragionamento mettendomi prima di tutto nei panni dell'Inter, che prende una decisione forte, in controtendenza rispetto a, credo, anche una buona parte del tifo e dell'opinione generale interista in questo momento. Si tratta di un rinnovo comunque costoso di un calciatore che oggi è finito dietro nelle gerarchie, e quindi inevitabilmente ci sono delle discussioni. Io ho individuato quelli che per me sono 5 motivi che potrebbero aver spinto l'Inter a rinnovare il contratto di De Vrij. Il primo è l'addio di Skriniar. Non è casuale, secondo me, che la trattativa per il rinnovo di De Vrij abbia subito un'accelerazione proprio a gennaio, proprio nei giorni in cui la trattativa per Skriniar al PSG stava venendo fuori in maniera di fatto confermata, e poteva già in quel momento Skriniar lasciare l'Inter. Quindi, perso un difensore importante, magari l'Inter decide di metterci una toppa tenendosi De Vrij. Secondo motivo: ci sono delle incertezze economiche nell'Inter oggi che sappiamo molto bene. A 4 milioni di euro all'anno vuol dire che De Vrij ti costerà annualmente circa 8 milioni. Di fatto vengono dati a De Vrij i soldi che probabilmente sarebbero stati dati a Smalling della Roma, e per me il vero De Vrij è più forte, oltre che più giovane, di Smalling. Sul discorso però del vero De Vrij ci ritorniamo, perché oggi di sicuro quello a cui è stato proposto il rinnovo non è il vero De Vrij. A queste cifre, terzo motivo poi che aggiungo rimanendo sempre sul tema economico, è che, o almeno domanda che faccio a voi: c'è secondo voi un giocatore che a queste cifre, 8 milioni di euro all'anno complessivi, quindi tra costo del cartellino e ingaggio, è oggettivamente più forte di De Vrij oggi? Secondo me, se vuoi spendere meno di quella cifra, o comunque questa cifra, almeno sulla carta inizialmente fai una scommessa o un investimento, come vogliamo chiamarlo, qualcosa che magari sul lungo, sul medio termine può premiarti, inizialmente però sulla carta puoi partire indebolito. E anche qui però ci torniamo, perché c'è anche un risvolto della medaglia, ovviamente. Quarto motivo: quello di rinnovare De Vrij è di fatto una scelta in continuità con le altre operazioni che l'Inter ha fatto negli ultimi anni. È come andare ad ingaggiare magari un parametro zero da un'altra squadra, un difensore potenzialmente tra i migliori in circolazione, da 2 anni non sta rendendo al meglio, lo sappiamo, è in cerca di rilancio, cosa che l'Inter ha già fatto con altri calciatori e che probabilmente continuerà a fare. Rispetto ad un giocatore che arriva da un'altra squadra, De Vrij ha il vantaggio che già conosce l'Inter, conosce l'ambiente, eccetera, eccetera. Quinto punto, e magari questa è più una possibilità, ecco, una speranza anche possiamo dire, è che all'Inter magari i dirigenti sono convinti che, vedendo De Vrij, vedendolo lavorare, sono convinti e certi che potrà tornare a fare meglio di quello che sta facendo adesso. Se davvero sarà così, dovremo fare tutti quanti un grande applauso, ovviamente, alla dirigenza, che avrà avuto una lungimiranza, cosa che secondo me un dirigente deve avere rispetto anche all'allenatore e rispetto anche a chi sta fuori. Come ad esempio ci sono io, che magari al contrario di questa lungimiranza, probabilmente non avrei rinnovato il contratto di De Vrij, e arriviamo quindi alla mia opinione e ai punti a sfavore anche di questo rinnovo di contratto. De Vrij è in calo da 2 anni, di fatto. In più io devo dire che mi sono un po' legato al dito quelle dichiarazioni dell'agente Pastorello, che più volte ha detto che avrebbe valutato tutte le offerte sul tavolo prima di decidere e poi eventualmente scegliere l'Inter. Io, ragazzi,
tifo Inter, non tifo De Vrij, quindi professionalmente capisco che un professionista voglia valutare tutto, da tifoso dell'Inter il fatto che un giocatore dica che prima valuterà tutte le offerte per poi eventualmente accettare l'Inter, il mio animo, il mio cuore interista non la prende benissimo, soprattutto alla luce delle ultime 2 stagioni a livello di prestazioni. Evidentemente però nessuno ha fatto un'offerta convincente e allora l'Inter a quel punto per me avrebbe potuto anche magari strappare un prezzo migliore, cioè delle cifre inferiori, perché 4 milioni in questo momento sono tanti soldi per un giocatore che comunque non è titolare oggi. Quindi, confermando l'Inter attuale, con questa situazione attuale, con il gioco che stiamo vedendo oggi e quindi con Inzaghi o un allenatore simile, De Vrij probabilmente non l'avrei rinnovato, perché come ho detto più volte, questa è l'estate che può rappresentare per me una grande opportunità per l'Inter, l'opportunità per rendersi sostenibili, cambiando profondamente la rosa, ringiovanendo, alleggerendo di molto i costi, sia in ottica di progetto tecnico che di sostenibilità economica. A questo punto però cerco di prevedere il futuro e per me questo rinnovo quindi può essere un indizio importante. Il contesto giusto per far rendere bene De Vrij qual è? A cosa stavo facendo riferimento prima? Facevo riferimento anche dal punto di vista del modo di difendere dell'Inter. Con una squadra più bassa e una difesa quindi più protetta, De Vrij ha fatto molto meglio e farebbe molto meglio secondo me. È successo col Barcellona, è successo poi anche con Antonio Conte nei 2 anni di Conte in cui è stato per me il miglior difensore in assoluto in Italia. Poi è calato, ha perso anche il posto in nazionale dove fino al 2021 era inamovibile e ecco dal punto di vista degli indizi del contesto sul fatto che l'Inter cambierà allenatore a meno di exploit in Champions potrebbe quindi essere un ulteriore indizio. Se aggiungiamo i discorsi per i rinnovi di Cialanoglu, Bastoni eccetera, tutto fa pensare che si continuerà sulla falsariga delle ultime sessioni di mercato con un equilibrio e senza rivoluzione. Sono sorpreso? No, nel senso che il modus operandi della dirigenza attuale dell'Inter è sempre stato questo. L'idea della rivoluzione per partire con dei prospetti più futuribili affascina anche me moltissimo. Evidentemente però la dirigenza dell'Inter ritiene che l'obiettivo rimane innanzitutto quello di ottenere i risultati ogni stagione e secondo loro il miglior modo per fare questa cosa è tramite questo gioco di equilibri e non cambiando radicalmente tipologia di progetto. Potrebbe pagare nell'immediato questa cosa, ho qualche dubbio in più sulla tenuta a medio termine, diciamo così. Per cui De Vrij per me nel giusto contesto rimane uno dei difensori migliori in Italia. Io tra l'altro terrei piuttosto De Vrij piuttosto che Acerbi, ma questo è un altro discorso. Ma comunque, piuttosto che dare questi soldi a uno Smalling o a un Becao della situazione, li do a De Vrij se prevedo di difendere in una maniera che poi lo valorizzerà e lo rimetterà nella giusta condizione. Allo stesso tempo però mi sembra ancora una volta una scelta dettata da questa politica di decisioni a metà che per me non può pagare a lungo. Fatemi sapere se siete d'accordo, se la pensate come me oppure no. Vi aspetto nei commenti, vi aspetto anche nei sondaggi che trovate sui nostri canali. Vi invito ad iscrivervi al nostro club su www.passioninter.club se volete approfondire la discussione insieme a noi. Se non lo avete ancora fatto, vi lascio in descrizione un altro approfondimento da recuperare. Se ci ascoltate in podcast vi basta cliccare qui sotto per riascoltare il nostro approfondimento che abbiamo pubblicato nelle scorse ore. Se ci seguite da YouTube vi basta invece cliccare qui per guardare il nostro prossimo video.